Ciao Monica, abbiamo iniziato per Gerard. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Allora, lo vedo davanti ad un libro costituito da tante pagine, sono sottili queste pagine e la scritta è molto molto fitta e lui legge con una lente di ingrandimento. Mm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si alza la testa, va verso di noi, ci guarda e sorride, sì. Cosa sta leggendo? Vediamo sotto la sua lente di ingrandimento. Il libro delle vite. Il suo? Adesso sta leggendo la parte relativa alle sue vite, poi vorrebbe leggere anche altre vite. Vediamo quante ne ha avute. Numero di vite precedenti parallele di Gerard. 2159. Vibrazione. 14 miliardi. Consapevolezza. 140. Anima. 42. E cervello. 7,5. Vibrazione media di Gerard quando non aveva mai visto una nostra sessione. Dunque ha avuto dei periodi della vita in cui era bassa, proprio bassa, sconforto, e vedo che era sotto il miliardo, però diciamo che prevalentemente come media 3,5. 3,5. No, dai 3 ai E 5 3,5. miliardi, sì. E prima di vedere le nostre sessioni, quanta consapevolezza. Oddio, curiosità ce n'è sempre stata, per l'invisibile. Molte cose però non le aveva messe insieme. 120. Va bene, partiamo subito e andiamo alla nascita di Gerard. Nasce questo bambino, lo estraggono male, lussazione dell'anca sinistra alla nascita, di cui si sono accorti solo dopo molto molto tempo. Causa esoterica. Possiamo anche isolare, no, questa cosa della nascita, questo episodio della nascita, però io in realtà ho visto che il suo andare così spesso negli ospedali, frequentarli a varie età, dalla nascita poi in altri svariati momenti della vita, è proprio come una sorta di attrazione per gli ospedali che si è manifestata, cioè ovviamente all'inizio quando uno nasce, no? Prevalentemente nasciamo lì in ospedale, però proprio l'esigenza di ritornarci costantemente, un'esigenza animica ovviamente, non consapevole. Mhm. Ehm, mm, Quello che mi mostra, per esempio, è un ospedale tipo abbandonato, che è stato attivo per un po' di tempo e dopo è stato abbandonato.
Ed è come se lui, a seguito di questo, si parla di una vita precedente, a seguito di questo abbandono dell'ospedale, avesse come avuto una sorta di lutto, di dispiacere che questo ospedale sia stato abbandonato. Lo so che può sembrare un po' difficile da comprendere, ma lui ha avuto il bisogno in questa vita di ritornare sovente negli ospedali, in ospedali che sono attivi. E infatti poi, se guardiamo bene, nessuno di questi episodi è stato grave, si è risolto. Cioè non è che è andato in ospedale e ha riportato delle patologie gravi nel tempo, però aveva il bisogno di passare in ospedale. E quindi tutto quell'iter legato ai medici, legato alla visita. Ma non ho capito perché in una vita passata è stato in un ospedale abbandonato? E cioè, O abbandonato in un ospedale? No, un ospedale no, abbandonato. cioè era tipo una specie di ehm, mm, lavorava nell'amministrazione, non era un medico. E questo ospedale ha chiuso. Dal momento che ha chiuso, lui non è più andata a lavorare in un ospedale perché non è che aveva una qualifica specifica per essere inserito in un ospedale. Mhm. Ma è come se quella dimensione lì dell'ospedale, visto che io vedo che era senza famiglia, era la sua famiglia. E era a tutti gli effetti il luogo e le persone che lui desiderava avere. E nel momento in cui questo ospedale ha chiuso, per cui lui ha trovato un altro lavoro, tipo in una piccola officina, quindi sempre si occupava di amministrazione, ma in tutt'altro ambito, è come se gli fosse rimasto un profondo lutto. Per cui in questa vita qui non è che ha scelto tipo divento medico, ok? Che Mhm. in quel caso avrebbe dovuto aspettare tanti anni prima di entrare in un ospedale, no? Ha scelto di entrarci subito. Che strano, eh? Eh Come sì, sceglie la molto. PS. Sì, Nome della PS. Gemma, Della PE. seme, Ah, quindi gemma in quel senso, sì. vegetale. Sì, però anche come nome femminile, certo. Nome del progetto di Gerard. Finché morte non ci separi. Mm. E a cosa si riferisce? Quali sono i due soggetti o più a cui si riferisce questo nome del progetto? P e PS? Lui è la fiamma? Lui è la moglie? Lui è quello che passa? E allora, mm, credo che provenga da una cultura l'idea del matrimonio per sempre. Quindi, allora, è vero che lui ultimamente si è reso conto, no? Che magari la moglie non è esattamente la fiamma, però secondo me se ne era reso conto anche un po' prima. Ma allo stesso tempo è come se ci fosse questa specie di legame che quasi lui non può pensare di sciogliere. Cioè è un blocco molto forte per lui, che tra l'altro gli impedisce anche di realizzarsi a vari livelli, eh. A livello animico, per trovare appunto una donna con cui evolvere, ma anche proprio a livello fisico. Mhm. Ehm, è come se lui per anni non abbia espresso delle parti molto importanti di sé, però adesso è come se avesse deciso: no, basta, io sono io. Quindi finché morte non ci separi, no, non capisco.
è come se fosse un condizionamento, no? Nel senso che il concetto del matrimonio è questo, ok? Un matrimonio quando si fa poi deve durare tutta la vita e quindi è quello il condizionamento che arriva, ma Gerard sta cercando in qualche modo di poter trovare il modo, ok? Per non sentire questo tipo di vincolo. Perché è un vincolo fisico, è un vincolo animico. E lui non è al 100% se stesso in questa dimensione di matrimonio. Va bene. Interferenze eteriche. Un puffo. Un puffo, un'aquila, un serpente, tipo una papera anfibioide, così. E 3 di L. La papera è un anfibioide o secondo universo? E... Io dico anfibioide, sì. E il puffo? Il puffo è del secondo universo. Puffo maschio o puffo femmina? Allora, adesso per esempio mi fa vedere il puffo quello lì 4 occhi, no? Però Mhm. mi fa vedere a volte grande puffo, non so come dirti, in trasformazione. Eh, direi maschio, quindi sì. Qual è il significato esoterico dei puffi? Non penso di dire niente di nuovo, no? Se dico che è un certo tipo di massoneria. Perché? Perché non tutte le Snuff. correnti, sì, non tutte le correnti massoniche, no? Sono uguali. Questa è una corrente massonica legata, per esempio, al comunismo, al marxismo, no? I puffi vivono in comunità. mm? I puffi non accettano gli estranei. C'è Gargamella che sembra quello cattivo, in realtà è quello che in un certo senso vuole penetrare i segreti, no? Di questa società massonica. Mhm. Cioè il grande puffo è il capo, no? Della massoneria, l'unico che è vestito in maniera diversa. C'è solo una donna. E però quella non è naturale, è fatta in laboratorio, mi sembra di ricordare la puffetta. Ah sì? E mi sembra che, adesso non vorrei dire sciocchezze, però mi sembra di ricordare che l'ha fatta Gargamella. Mm. E proprio per creare un po' di subbuglio, per creare anche quasi un varco, no? Per avere accesso a questi segreti. I puffi. Mm. Entità mentali. Allora, io ne vedo 3, però è come se in un certo senso fossero in una fase di risoluzione, di trasformazione, perché Gerard vedo che va abbastanza veloce. Quindi da quando ha iniziato a vedere le nostre sessioni, sta iniziando veramente a risanare profondamente delle parti di sé. E allora, quelle che mi fa vedere sono una che si chiama chiromanzia. L'altra ha detto fatto e l'altra è Barbie bellezza al bagno. Vediamole. Eh, Allora, per quanto riguarda chiromanzia, me la fa vedere
in una sorta di doppio aspetto, perché mi mostra entrambe le mani, non la lettura su una sola mano. Come se da un lato ci fosse stato un Gerard precedente che aveva una certa idea, no, del destino e del karma, che in questo momento è in fase di trasformazione, però è come se ci fossero ancora delle vecchie credenze legate al fatto che c'è una sorta di destino quasi, tra virgolette, immutabile, ci sono dei nodi karmici, Mhm. come se questa era una sua credenza che adesso sta mutando, però per un tot di anni, anche all'interno di un certo contesto culturale, c'era. Mm? Anche in un certo senso non puoi scappare via da quel destino lì, quello è il tuo destino, quella è la tua sorte. Che livello? Al momento attuale o comunque degli ultimi periodi, anche dell'ultimo anno facciamo, io direi 3. Secondo me poteva anche essere 6 nel passato. Del tipo anche, sai, no, se nasci tondo non muori quadrato. mm? Quelle idee lì di destino. Mhm. Detto Destino. fatto. Detto fatto, quasi, non so come dirti, anche un certo aspetto di ansia, nel voler realizzare delle cose eh, appena le percepisce, appena le concepisce. Mm? Quasi come se adesso lui, avendo intuito che effettivamente noi siamo dei maghi, mh, avesse però questa spinta nel voler realizzare ora subito eh, ciò che viene pensato e detto, Mhm. il che gli crea una sorta anche di irrequietezza, di inquietudine, di fastidio. Ehm, Se non riesce a realizzare. Che E livello? vedo con delle somatizzazioni per questo. Ehm, 2-3. Barbie bellezza al bagno. Livello io direi intorno ai 4-5. Sai, E belle donne. e secondo me sì. Nel senso, è vero che lui vorrebbe davvero una compagna con cui costruire questa sua nuova vita, perché in un certo senso è come se lui stesse diventando un nuovo Gerard. Lui stesse venendo veramente a contatto con la propria anima. mm? Però, essendo proprio che per un certo aspetto lui fa difficoltà anche a concepire di potersi creare realmente una vita con un'altra donna, ok? Mhm. Infatti, vedi il progetto Finché morte non ci separi. È come se in un certo senso, più che concentrarsi su questo, si autorizzasse all'aspetto un pochino più anche frivolo della cosa. Mm? Quindi non so, ecco, a soffermarsi sulla bellezza, L'avvenenza. Sì, ma proprio per questa ragione qui, perché questo è come se in un certo senso non lo facesse sentire che sta veramente trasgredendo il finché morte non si separi. Perché in fin dei conti io sto solo guardando, sto solo apprezzando un qualcosa di esteriore. Monica, impianti. Una specie di zampirone in testa, mentale,
E poi, vedi, non gliel'ho chiesto se aveva avuto delle problematiche ai denti, perché alcune problematiche avute all'occhio a me risultano di più collegate ai denti. Per cui infatti mi viene l'impianto ai denti, l'impianto ai genitali, genitali barra addome, e poi mi viene gomito destro. Quante abduction? Se ci sono. Che tra l'altro vedi che adesso mi chiedi quante abduction se ci sono, no? I puffi ve li dà anche collegati ai venusiani. Ti ricordi che quando abbiamo fatto una sessione li avevamo visti con questa pelle blu? Sì, E sì. tu avevi detto Avatar, no? Come esempio. Mm? E anche loro, no? Anche i puffi hanno la pelle blu. Poi mi torna il fatto che sai che loro hanno questa, per chi si ricorda, no? Il cartone animato dei puffi, loro vivono in questa comunità proprio classica comunista, no? E infatti io i venusiani li vedo sempre collegati, no, alla Russia. Ora, lui non c'entra, non so in che misura possa centrare con la Russia, con il comunismo, eccetera. Il petrolio potrebbe essere un tipo di contatto, ok? Il fatto che lui abiti molto vicino a una sorta di giacimento e di raffineria del petrolio, no? Fa sì che ci siano proprio come dei rapporti, perché in verità appunto la Russia, no, è un grande fornitore di petrolio. Penso che lui possa in qualche modo essere soggetto a questo tipo di connessione, di collegamento, no? Allora, le abduction, tipo, è vero che dalla pandemia, ma più che altro 2021, 2022, quasi niente direi. Anche se secondo me a volte ci sono, se lui si ricorda, dei rapporti sessuali durante il sonno. Quindi poluzioni notturne? Sì, esatto. Beh, no, non necessariamente, però dei rapporti sessuali durante il sonno con delle donne molto avvenenti, no? Cose così. Prima invece della pandemia lo vedo più frequente. E più soprattutto nel periodo, diciamo così, della tarda adolescenza, tra i 20 e i 30 anni di più. Tipo, a volte succedeva 2 o 3 volte a settimana. Adesso è una cosa sporadica. Quando? 2 o 3 volte a settimana? È tra i 20 e i 30 anni, Perché? più 20-25. Legati al massimo sviluppo sessuale? Sì, legati al massimo sviluppo sessuale e legati anche al fatto che siccome lui ha avuto tutta una serie di problematiche agli occhi in quel periodo, aveva anche delle frequenze un po' basse perché chiaramente si era piuttosto scoraggiato, affaticato. Va bene. E Monica, causa esoterica deve essere stato investito a 5 anni. Allora, lui mi mostra proprio così questa immagine dove segue questa farfalla, no? La farfalla, ed è proprio la farfalla che poi lo porta ad essere distratto e attraversare la strada incautamente. Mm. E, ma allora dunque, sullo sfondo mi dà di nuovo questa attrazione verso l'ospedale, il bisogno di ritornare nell'ospedale, però dall'altro me lo dà proprio come un'abduction avvenuta in quel momento. E questi venusiani che hanno utilizzato questa farfalla come strumento per portare lui
ad incontrare la macchina, a scontrarsi con la macchina. Occhio destro, trombosi all'occhio destro, più un sacco di altri problemi, causa esoterica, perché hai l'occhio e perché l'occhio destro. Allora, in generale mi fa vedere come un tentativo da parte della sua PS di bilanciare la parte destra con la parte sinistra. Infatti lui ha iniziato con l'anca sinistra da bambino piccolo piccolo. Poi ha iniziato problemi all'occhio destro. Sua personale soluzione è utilizza di più l'occhio sinistro per andare a calmare i problemi all'occhio destro. Come se proprio la PS lo portasse in questa strada di bilanciare la parte sinistra e la parte destra, che qui è a livello fisico, ma di fatto è proprio anche a livello energetico, in un bilanciamento di parte spirituale e parte animica, di maschile e di femminile. E anche io vedo cercare di creare proprio anche all'interno, vedi, della famiglia, no? Questo bilanciamento. Che allora, dunque, provo a spiegartela così, perché mi arrivano queste informazioni un po' insieme. Allora, mi fa vedere la famiglia inizialmente composta da lui e dalla moglie. Poi arriva una figlia, quindi è sbilanciato verso sinistra, così come il suo primo intervento, l'anca sinistra. Poi mi fa vedere che arrivano i due gemelli. Io li vedo tutti e due maschi, giusto? Che mi fa vedere come se sbilanciasse a questo punto verso il maschile, no? Perché adesso sono 3 maschi e 2 femmine. Così come i problemi che ha avuto all'occhio destro. È come una specie di linee parallele tra la sua vita esterna, la sua vita nella salute e la sua vita energetica. Questo bilanciamento tra destra e sinistra. Trovare proprio una specie di equilibrio. Causa esoterica del grattarsi. Di notte, di giorno, braccia, gambe, torace, momenti di tensione o in generale? Ci sono proprio parti della sua vita che lui non tollera, che lui non sopporta. E l'intolleranza, per esempio, alimentare che è venuta fuori è quella del lattosio, no? Che è proprio legata a un certo tipo di femminile. Volevo anche chiederle qualcosa rispetto alla madre, perché me la dà come figura molto importante e non semplicissimo come rapporto. È come se lui avesse bisogno di asportare, consentimi l'immagine metaforica, una parte di sé e della sua vita. Come se avesse proprio bisogno di fare questa specie di pulizia, di togliersi questa superficie più esterna e far venire fuori la parte più vera, più autentica di sé. Ci sono anche degli impianti? Legati alla pelle, secondo me no, è proprio come una richiesta profonda e proprio bisogno che preme di autenticità, di verità. Io devo essere quello che sono, io devo esprimermi veramente, totalmente, completamente per quello che sono. E perché grattarsi? Non capisco. Perché quando tu ti gratti, ti togli, no? Ti sbucci. Ok? Con le unghie, no? Tu ti gratti ed è come liberarti di un primo strato, no? Della tua pelle.
per andare a cercare lo strato più vero e più profondo. È una sorta di rinnovamento. E anche l'esprimere il fatto che ci sono delle situazioni che per te non sono del tutto congeniali, non Quali? le tolleri fino in fondo. Nel caso di Il Gerard. rapporto di coppia io lo vedo che non va. Non va, punto, non va proprio. E questo è molto importante per lui, perché lui è un sognatore ed è un gran romantico. E quindi lui l'amore lo vuole. E non averlo non è facile per lui. Anche se lui è una persona che ha un ottimo carattere e quindi riesce a mascherare tutto quanto con il sorriso e cerca di trasformare tutto quanto, ma è un qualcosa che gli manca. Esiste la sua fiamma? È un po' teso in questo momento. E lo so, perché certo che è un argomento non facile per lui, anche perché lui comunque ha una famiglia numerosa. E poi, cioè, non so, non credo che sia molto concepito il discorso magari di una separazione, di un divorzio. Esiste la sua fiamma? Mm, Me la collega, non so perché mi fa vedere una specie di torre, non riesco a capire se è una torre, se è un faro, se è legata al mare, se per lui questo può avere un senso. Perché mi fa vedere un qualcosa di pietra, tipo come se fosse una torre di pietra. Quindi esiste, ma non è neanche grezza, c'è. Per me c'è. Una donna, sì. Sì, 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 è una donna. Cosa vuole dire, gli vuole dire la donna in questo istante? È come se mi facesse vedere che anche lei è incastrata in questa situazione. Mi viene da pensare che questa torre sia un po' metaforica, perché vedo che gli parla da questa torre ed è come se gli dovesse urlare e sento anche che c'è tanto vento, no? Come se un po' la sua voce si disperdesse. Ehm, mm, Siamo un po' incastrati. Per trovarci dobbiamo iniziare a liberarci. Bene, Monica, chiamiamo nel cinema i tre figli, la femmina e i due gemelli, la moglie, fratello, sorella e tutti gli amici o chi vuole accorrere. Chi accetta di entrare sul proprio sedile troverà una Vic. Guarda, la figlia mi piace tantissimo, perché è come se sentisse con gioia, in parte con piccola responsabilità, ma proprio con gioia e con orgoglio, la possibilità quasi di riscattare l'intera famiglia attraverso il suo studio. Perché è come se mi mostrasse generazioni che non hanno potuto studiare, no? Non hanno proprio avuto l'opportunità. Lei invece che ce l'ha, è fiera di poterlo fare ed è fiera di fatto che suo padre ha buttato un seme in questo. È Cioè, fiera perché del lei si è fatto che suo sentita, padre, hai detto. sì, ha buttato un seme su questo. Cioè, è come se il padre eh, l'ha proprio caldeggiata in questo. Cioè, lui per primo soddisfatto che lei possa fare questo. Un'opportunità che invece è stata preclusa ad altri. E i due ragazzi, insomma, diciamo che c'hanno altre cose per la testa. Sono anche giovani, sono due adolescenti, insomma. Eh, Oh, moglie?
È come se... Hai presente quello scotch per fare il tapping, per fare i trattamenti quando hai dei dolori? Ah, sì, sì, sì. Quello scotch colorato, cioè la vedo tutta avvolta da questo scotch qui, quindi non posizionato correttamente per avere un beneficio, ma proprio come legata da questo. E, Fratello e sorella? sì, tutte e due. Sì. Sì, più anche Altri? altre. Sì, Mm. sì, sì, ci sono anche altri, Suo certo. amico? Sì, Studioso? quello di cui lui ha parlato, lo studioso c'è e vedo che ha proprio voglia di tuffarsi nella storia. Una storia però letta con consapevolezza, letta in una chiave differente, ecco, rispetto a come ce la propongono in maniera tradizionale. Ovvero? Eh, una lettura fuori dagli schemi, fuori dal sistema. Una lettura, diciamo, accompagnata dalla consapevolezza, dalla luce dell'anima ehm, e da altri tipi di ragionamenti. Non è solo un puro acquisire informazioni, io vedo da parte sua, ma è proprio un rielaborarle profondamente e anche nuove tesi, ecco, nuove ipotesi proprio di lettura della storia. Chi è il più interessato o interessata? C'è anche una signora interessata che vedo che ha dei molteplici interessi a livello esoterico, e quindi anche questa cosa qui le interessa, lei è molto interessata per sé, proprio come una sorta di arricchimento di tutto quello che sta costruendo. Ehm, la figlia è come se volesse imparare tipo la lettura veloce attraverso questa consapevolezza. È come se ognuno avesse una propria attitudine, un proprio modo di carpire questa sessione, ecco, in base a Mm. proprio al livello, insomma, no, di percorso in cui si trova. E, per esempio, i ragazzi è come se mi proponessero una specie di block notice in cui prendono appunti, ma che lo riguarderanno fra un po'. Mm. Come se per ora è un po' presto per loro, ma ne vogliono fare tesoro che impiegheranno successivamente. Va bene. Portale Aureo. I genitori. La mamma, che lui adesso ha definito con una sola parola, ignorante. Lo so. E il papà, Mm. bigotta. Lo so. Perciò che ti dicevo prima che Religiosa? avevo, Molto. oltre che il discorso religiosa, è proprio con c'è delle credenze molto forti a livello proprio Così si fa. sì, sì, proprio schemi, capito, rigidi. Ehm, anche degli stereotipi proprio. Libertà di pensiero zero. Si fa e si pensa quello che pensa e fa la gente. Sì. Così è Quello, giusto. sì, quello che viene tramandato nella comunità io assorbo e applico. Non c'è libertà di questo, capito? Che consapevolezza ha quest'anima? Chiamiamola intanto. Allora, mi viene 50, 50% di consapevolezza. Viene? Accorre?
Ma guarda, allora, ovviamente che cosa succede? Che queste persone, non c'è giudizio, però un pochino più basiche, spesso sono molto legate al materiale. E lei è come se mi fosse venuta con una specie di, sai, di quelle vecchie cassapanche in cui si metteva quasi il corredo. Mhm. Ecco, come a dire che comunque lei ha lasciato un qualcosa di eredità materiale ai figli. Mhm. Mm? Quindi è come se per lei quello che conta è quello. Vic. Ah, la mamma. Più o meno, dai, Vic. In che senso? Eh, cioè che non è che riusciamo a stravolgere la sua consapevolezza. Vedo che lei apre la cassapanca, accarezza, diciamo così, questi tessuti, di questo corredo di lenzuola, coperte, robe del genere, e dice: dopo tutto non è così importante. Mm. Cosa vuole dire al figlio la madre? Intanto c'è anche il padre. Allora, il padre, cioè mi dà come una famiglia molto classica, no? Eh, il padre, addetto ai lavori, diciamo così, no? Addetto al lavoro, al mantenimento della famiglia, eh, senza neanche troppo andare in profondità sulle questioni della famiglia, come dire, no? Il mio compito è quello di guadagnare, di mantenere la famiglia. Stop. Mm, non è che vado a conoscere i miei figli, che cosa gli piace, non so, ecco. Vic anche a lui. Eh, è come se sbarrasse gli occhi e si sorprendesse che il proprio figlio ha questo tipo di interessi. Ehm, Però dice una cosa interessante, ci voleva questo scatto di consapevolezza nella Mm. famiglia. Messaggi e portale aureo in cui entrano tra poco. Con loro lì presenti, con la loro brava Vic in mano, in bocca, nello stomaco. Adesso, davanti a Gerard ovviamente, chiamiamo l'archetipo del karma. Beh, viene tipo, sai, una dea Kali, no? Con tutte Mm? queste braccia, ehm, con queste mani, Mhm. che va ad offrire ad ogni persona ciò che gli spetta. Mm. Questo a te spetta, prendi questo. Bene. Adesso chiamiamo l'archetipo della verità e la mettiamo sopra l'archetipo della karma. Mi viene una luce fortissima, come se fosse un sole. La vedevo anch'io così. Mm. E nel momento in cui arriva questo sole, è come se seccasse, sgretolasse, come se fosse di creta l'archetipo karma. Quindi inizia proprio a sbriciolarsi. Andiamo avanti fino a che il processo alchemico non è terminato. Eh sì, quindi si sono tutte sgretolate queste 1000 braccia e mani e si è creato fondamentalmente quasi sembra un mucchio di cenere, no? Di polvere. E quindi questo sole verità campeggia, unico, incontrastato. Con questa visione
La consapevolezza della madre bigotta è sempre 50. 120. E del padre? Sai che io la vedo più alta rispetto a quella della madre di consapevolezza. Mhm. Intorno ai 160. Bene, adesso questi nuovi genitori che Gerard non ha mai conosciuto lasciano a turno, decidono loro chi prima e chi dopo, un messaggio al figlio. Sono degli sconosciuti perché hanno aumentato la loro consapevolezza, perché hanno visto lo scontro sul ring tra verità e karma. Il padre gli dice: hai fatto un ottimo lavoro fra destra e sinistra. Non è stato per niente facile ed è un bel lavoro. La madre dice: il cuore prima di ogni cosa. È importante stare con una persona che ami profondamente. La prossima vita scelgo un uomo da amare davvero. E Gerard a loro cosa vuole dire? È anche grazie a voi che ho potuto fare tutto questo lavoro di consapevolezza. E anche grazie a queste carenze e a queste credenze così forti che ho avuto lo stimolo per andare oltre. Assolutamente vero. Li vuole salutare? E li vuole abbracciare. Vedo proprio con gratitudine. Ecco. Riconoscenza. Sì, molta riconoscenza. Mm. E vanno nel portale aureo. Eppure quel bambino lì, il fratellino, Mhm. che L'ultimo però mi nato. fa, sì, però mi fa vedere mh, come se fosse piccolo, cioè come se è nato, Mm. cioè come mi si presenta come se fosse un bambino di qualche mese. Gerard è il quarto. Non lo sapeva, ma dopo di lui, no, il terzo. Dopo di lui, sì, è vero, scusa. Dopo di lui, però, nacque un altro, cioè ci fu un'altra gravidanza e fu interrotta Mm, per motivi economici. mm. Gerard ha avuto un sogno lucido tempo fa in cui un giovane gli rivendicava una parte dell'eredità dopo appunto la Mm, morte del padre, mi sembra. mm. Ne parlò con i fratelli che sapevano, ne furono abbastanza sconcertati. Cosa successe? Chiediamolo direttamente a lui. Ah, quindi. Dimmi, dimmi. No, perché non riesco a capire quello che mi dice, perché dice era già equilibrato così, mi diceva. Stavo facendo, cioè non capivo cosa mi intendesse, perché mi faceva vedere, allora, Gerard, il fratello, mi fa vedere, e sono tre i maschi, perché poi c'è anche il padre. Poi mi fa vedere la madre e la sorella di Gerard, quindi queste due femmine. Mi fa vedere come se l'aggiunta di lui avrebbe sbilanciato
questo equilibrio qui, Vabbè, tipo? ma non c'è nessuna logica, quindi Vic, questa anima è rimasta sulla Terra fino ad oggi? Chiedo, eh? Allora, mi sta mostrando che la madre, secondo me, ha pensato a questo bambino per un po'. Perché infatti lui mi si mostra, ti dicevo, come un bambino di qualche mese, no? Oppure potrebbe avere un anno, insomma, però un bambino piccolo, no? Come se il pensiero della madre per un po' l'ha trattenuto. Mm? Ehm, Però io non vedo che lui, questo bambino, è rimasto, non so, adesso è difficilissimo da spiegare perché con le nostre categorie di pensiero lineari non te lo riesco a spiegare. Nel senso, non ti posso dire che è rimasto attaccato alla madre piuttosto che è rimasto attaccato a Gerard producendo delle problematiche di un certo tipo, ok? Mm. Però è come se non volesse essere dimenticato, Mm. ok? Come una sorta di residuo animico psichico, ok? Mm. Non dimenticatevi di me. Era lui nel sogno? Si è fatto vedere lui nel sogno lucido? Sì, Perché? perché è importante per lui, cioè che tutti sapessero di lui, perché non devono sapere di lui? Questa era l'eredità che stava richiedendo? Sì, di essere ricordato. Perché gli altri fratelli lo sapevano e lui non lo doveva sapere, Gerard? Mm. Non è Si, giusto questo. si vogliono scambiare un messaggio? Dice, ci saremmo somigliati, dice. Mm, aspetta, perché non capisco. Quindi ci saremmo somigliati, dice. Sono contento che mi hai aperto la porta, intendendo non solamente la porta del sogno, perché è come se Gerard gli avesse veramente aperto la porta ehm, in uno spazio, diciamo così, nel suo cuore, nella sua mente. Mhm. Mm. È come se lui volesse solo questo, niente di più di questo. Va bene. Lo salutiamo insieme ai genitori e chiudiamo il portale aureo. Gerard però apre subito un portale che lo manda direttamente nel cluster. Se intende cambiare le cose, ci entra, se no va bene così. Me lo mostra come se ci fosse una specie di alta marea. Alta marea e tutta una serie di detriti in superficie. Con questo segnale di pericolo. Fa vedere proprio questa, non so, come una boa bianca e rossa che indica proprio il livello dell'acqua che si è alzato a dismisura. Quindi come li vedi i contratti? Questi Come boe? detriti che Detriti. galleggiano, sì. È difficile raccoglierli? E Gerard è un po' così perché dice: Ma sono sparsi qua, là, il mare. Eh, Lo vedo un po'. Non sa, Disarmato. sì, Buttiamo via tutto, anche il mare. anche il mare. Mm. Fa come mettere un fazzoletto sotto al mare e rinchiude il mare con i suoi detriti dentro al fazzoletto. Ok, dal fazzoletto può anche scolare via il mare e restano solo i detriti. Come gli pare, come gli sembra. Ottimo, perché è fitta la trama del fazzoletto e quindi l'acqua del mare rimane bella pulita.
La procedura ha successo o qualche contratto è scappato? No. Tutti i detriti sono dentro al fazzoletto, tutti. Ok, lo teniamo? Lo mettiamo in tasca? Può servire? No, no, no. Ho imparato come si fa e sono convinto di volerlo fare anch'io. Metto questo fazzoletto con i contratti dentro il portale definitivo. Benissimo. Cosa fa Gerard qua nel cluster? Non c'è più nulla, giusto? No, 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 no. C'è il mare, tranquillo, pulito. Vuole lasciarci anche qualcosa? Una garanzia? Sì, io voglio metterci il sole, quello è l'ad eternum che voglio. Ci sta bene sopra il mare. Ottimo, lo fa. Sì, sì, assolutamente. Un bel sole. Mm. Avatar, subito, vediamolo. Come se avesse tanti strati addosso di abbigliamento, tutti abiti vecchi, logori. Lo teniamo? No, no, perché lui sente di essere stato molto condizionato da questo avatar nel corso del tempo, della sua vita, quindi è ben felice di sbarazzarsene, Perché? buttandolo nel portale definitivo. È condizionato. È stato condizionato nell'arco, e perché sono gli insegnamenti, i condizionamenti della famiglia, no? Nella vita si fa così, nella vita accade questo, cioè quegli schemi ristretti, no? Mentalità ristretta. Mm. Quindi E lo ora basta. toglie. Quindi basta, certo. Via, via, via nel portale definitivo, mai più. Ma è sicuro? Eh sì, ho fatto tanto per arrivare a questo momento. Magari è il suo karma, questo. E questi pensieri li ha avuti nel passato, certo. E adesso? Adesso sono un nuovo Gerard, non c'è più spazio per questo. E quindi che fa? E quindi lo butta via, dentro il portale definitivo, tutto quanto. L'avatar e tutti questi suoi vecchi abiti stratificati, tutto Bene. dentro il portale Anche qui definitivo. un sole. Sì, anche qui un sole, quasi disegnato sembra, con tutti dei raggi molto lunghi. Va bene. Le interferenze eteriche, l'aquila, il serpente, l'anfibio, il 3DL ed il puffo esistono ancora? No, li ha tolti. Chiaro, chiromanzia, detto fatto, Barbie bellezza al bagno esiste ancora? No, anche questo, via, Impianti abduction esistono ancora? non più. Il suo legame con gli ospedali esiste ancora? Questo potrebbe anche esistere, non è detto che. Lo ottiene? E lo trasforma. In cosa? Ehm, Non ho paura degli ospedali. Mm? Se Mm. occorre ci vado, ma non ho più quell'attrazione inconsapevole di doverci andare. Come se avesse sviluppato un atteggiamento di neutralità, di gestione della cosa.
La causa esoterica di tutti i problemi avuti all'occhio destro è ancora presente. Adesso. No, assolutamente no. Ok, frequenza nuova di Gerard. Mm. 125 miliardi adesso. Consapevolezza. 175, 180. Anima. 53. Vite. 1744. E cervello. 8.3.4. Ok, vediamo il suo corpo emozionale. Lo vedi pulito? Da emozioni a bassa frequenza. Sì, adesso lui risplende, non so come dirti, quasi come un bambino, con la purezza di un bambino. Ci metta dentro un ad eternum. Sole. Mm. Mm. Corpo mentale. Stesso procedimento. Sì, Ad eternum dentro. sì. Subliminale, idem. Eterico, idem. Che succede? Non so, penso che sia, cioè, a parte che c'ho un po' di mal di testa, penso che per lui sia veramente un lavoro enorme questo. Eh, cioè, sento proprio, come dirti, cioè, un lavoro intenso, che è arrivato in profondità, a tutti i livelli. E in ultimo il corpo fisico. Un ad eternum lo mette sull'occhio destro. Con l'informazione che il leggero strabismo si corregga da solo. In barba al karma, in barba Mm. al così deve essere, in barba a tutti quelli del paese che pensano che lui sia così e deve essere così, e non c'è nulla da fare. Si può. Si può. Esattamente. Sì, io lo sento che lui sente che si può. Come si può? Visualizzandolo, pensandolo, desiderandolo, dicendolo tutti i giorni. Mi fa vedere che l'ad eternum è anche sull'occhio sinistro, perché è vero che è proprio attraverso questa collaborazione fra occhio destro e occhio sinistro che lui ottiene un miglioramento sempre maggiore sull'occhio destro. Mm? Ti può tenere a volte a riposo l'occhio destro totalmente, anche. E poi sì, la visualizzazione è importante quando è da solo, anche 5 minuti va benissimo, meno di 5 minuti, quando è da solo, quando è completamente rilassato, quando ha gli occhi chiusi, non sta facendo sforzi con gli occhi. Va bene. Come lo vedi? Come se aprisse una nuova porta che prima non aveva mai aperto, forse per il timore di finire quasi in un burrone, ora invece la apre con grande gioia. Vuole lasciare un messaggio a qualcuno presente nel cinema?
alla sorella, Mhm. credo che sia, sì. Vediamoci al più presto, ti devo dire delle cose. A se stesso. Sono così fiero di me. Questi sono gli anni migliori della mia vita. Basta. Mm. Come lo vedi? Come se appena fosse uscito da un salone di bellezza. Quindi con la pelle bella distesa, ehm, proprio il volto fresco, con un'aria nuova, pulita, rinnovata. Proprio Benissimo. come un trattamento di bellezza generale. Monica, abbiamo finito.